Uso della calcolatrice. Dato un'espressione numerica, come ad esempio quella già scritta, 3 quarti meno un quarto più 5 per 2, è possibile utilizzare la calcolatrice per calcolarne il valore. Basta porsi con il cursore in un qualunque punto della espressione e digitare CTRL F9, quindi il tasto CTRL più F9, oppure andando nel menu, tutto quello che è relativo all'F9 riguarda la calcolatrice e digitare con CTRL F9. Compare l'espressione in una finestra aggiuntiva con anche il risultato che è quindi 10,5. Quindi la calcolatrice integrata in Lambda permette il calcolo delle espressioni numeriche. È anche però possibile, per esempio digitando solo F9, aprire la calcolatrice in maniera indipendente. Questo può essere utile quando si devono svolgere delle moltiplicazioni o delle operazioni in altri contesti, in geometria, in fisica, eccetera, in cui non è necessariamente un'espressione, quindi in modo indipendente. Qui per esempio potrei scrivere che so 357 poi per 244, questo è un calcolo che con altri strumenti può risultare particolarmente lungo, a quel punto lo calcola direttamente. È anche vero però che il risultato può essere un numero difficilmente memorizzabile perché poi magari lo devo utilizzare da qualche altra parte. Quindi è possibile direttamente incollarlo in qualche alla fine per esempio di un problema o dopo un uguale. Quindi la terza opzione possibile per quanto riguarda la calcolatrice è appunto incolla risultato. In questo caso con il cursore ero in una posizione non adatta. Supponiamo che, di doverlo inserire qui. Come si vede allora incolla risultato con CTRL SHIFT F9, incolla il numero che era stato precedentemente calcolato. Si tratta, e ritorniamo sulla calcolatrice, di una calcolatrice di tipo scientifico. Infatti le operazioni possibili sono proprio quelle classiche come la radice quadrata, la radice cubica, il logaritmo, gli esponenziali e tutte le funzioni goniometriche. Inoltre è possibile tramite alcune opzioni modificare il numero di decimali che vogliamo rappresentare, quindi prima della eventuale approssimazione, e quindi possiamo scegliere, in questo caso erano 3 cifre dopo la virgola, oppure 4 oppure 5. Così come è possibile scegliere l'unità di misura dei gradi, che sono appunto degli angoli, scusate, quindi i gradi, i radianti, i gradienti, e quindi calcolare. Questa operazione di opzione sulla calcolatrice è possibile recuperarla anche all'inizio nelle preferenze di sistema. Qui c'è appunto il numero di decimali che si possono impostare e l'unità di misura degli angoli, quindi lo si può fare o all'inizio nelle preferenze oppure direttamente all'interno della funzione appunto calcolatrice.